Salve a tutti e benvenuti a questo primo mirabolante special di Carnevale del canale. Carnevale del canale, madonna. Visto che da un po' di tempo i supereroi sono diventati argomento di discussione frequente nei miei video, mi è parso naturale associare la festività del carnevale ai loro costumi, perché alla fine, comunque la vogliamo mettere, i supereroi rimangono pur sempre dei pagliacci in costume. Eccovi quindi la mia top 10 dei costumi dei personaggi Marvel e DC Comics che mi piacciono di più. Numero 10. Spider-Man, il costume nero. Sebbene io abbia dichiarato più volte di non sopportare il personaggio, è impossibile per me non associarlo al periodo in cui cominciavo a leggere i fumetti di supereroi. Dovete sapere infatti che una delle primissime storie Marvel che lessi fu il ritorno di Spider-Man dalle guerre segrete, e vederlo con quel costume monocromatico aggressivissimo mi fece innamorare di quel design. E poi diciamocelo, è molto migliore di quella schifezza rosso e blu dell'originale. Numero 9. Nova Prime. Anche qui il primo impatto è stato decisivo. Prima di leggere la saga Annihilation, io Nova neanche sapevo chi fosse, ma il vederlo assorbire la forza Nova trasformandosi nella versione Amazing Kaiser di se stesso, in una transizione peraltro tanto improvvisa, diciamo che prima le pareti di casa mia non erano così bianche, eppure sono bastate due placche sul petto, due spalline appuntite e un Gabriele dell'8. Numero 8. Wonder Man. Wonder Man è il personaggio che mi ha fatto dubitare della mia eterosessualità. Questo attore imprenditore ultra carismatico e amico di tutti con un sorriso da vecchia volpe è il tipo con cui berresti volentieri qualcosa al bar. Sebbene il suo primo costume facesse schifo, con l'avvento dell'attuale tuta di spandex munita di cintura, bracciali e logo sul petto, Wonder Man ha finalmente ottenuto il design da guerriero che un supereroe potente come lui merita. Cioè, guardatelo! Anche se poi la versione col cappottone merita, eh. Numero 7. Moon Knight. E dopo il costume nero di Spider-Man passiamo al costume bianco di Moon Knight. Sarà che a me il monocromatico piace un casino, ma ho sempre trovato molto azzeccato il design di questo personaggio, che è uno dei pochi a non essere mai cambiato nel corso degli anni. Il contrasto tra il bianco del costume e il nero della notte lo rende ideale come guardiano dei viaggiatori notturni, dato che, a differenza di Batman, deve essere visto in quanto avatar della luna. Poi a me i cappucci che lasciano il volto in ombra e gli occhi bianchi piacciono troppo, a meno che non siano quelli di Spawn. Numero 6. Il Batman corazzato di Frank Miller. Primo eroe DC a comparire in questa top è il Batman corazzato di Frank Miller nel Ritorno del Cavaliere Oscuro. L'aspetto pesante e possente che gioca con i toni di azzurro e grigio, il mantello da signore della guerra, l'elmo spessissimo e tondeggiante che sembra quello del fenomeno, tutti elementi che tratteggiano un'estetica precisa, quella di un guerriero senza paura e pronto a tutto pur di vincere. Non è un caso che con quell'armatura abbia pestato Superman. Numero 5. The Punisher. Un teschio bianco su sfondo nero. Che poi quello sfondo sia una maglietta, una tuta in spandex, un giubbotto antiproiettile o un'armatura ipertecnologica non importa. Funzionerà sempre. Perché il presagio di morte del Punisher è un lampo, l'ultima immagine prima dell'oblio, e non ha bisogno né di colori sgargianti né di spalline ridicole ad accompagnarlo. La personificazione del semplice ma efficace. Numero 4. Capitan Marvel. Shazam. Questo è il costume Golden Age definitivo, concettualmente semplice eppure perfetto in ogni sua parte, tanto da persistere ancora oggi senza sembrare ridicolo. Vero Superman? Solo due colori complementari, il giallo per il fulmine sul petto, i bracciali, la cintura, i contorni del mantello e gli stivali, il rosso per i pantaloni di spandex e la giubba da alto ufficiale dell'esercito, dopotutto resta sempre Capitan Marvel. Il mantello bianco con cappuccio lo inserisce nel canone supereroistico, donandogli al contempo un'aria cerimoniale e rispettabile, facendolo apparire molto più imponente rispetto ad altri eroi in costume. Tutto in questo design appariscente testimonia la potenza del mortale più potente del mondo, la cui impronta militaresca lo ha reso iconico per i fan, soprattutto per me. Numero 3. Nightwing. Sei un acrobata, l'eroe più agile del mondo, uno dei più grandi esperti di arti marziali, o perlomeno quello con il culo più bello. Agisci prevalentemente di notte come suggerisce il tuo nome. Quale vestiario migliore di una tuta integrale in spandex blu e nera con il logo raffigurato semplicemente sul petto potrebbe esaltare queste meravigliose qualità? Stupido sexy Nightwing. Numero 2. Daredevil. Se vivi all'inferno dove ogni genere di malvagità serpeggia tra i vicoli bui e le strade degradate, l'unico modo per portare ordine è diventare un guardiano. E si sa, il guardiano dell'inferno è il diavolo. Questo deve essere stato il ragionamento che portò il cattolico Matt Murdock, alias Daredevil, a scegliere proprio il costume che lo ha reso celebre. Le scelte di design sono le stesse del costume di Nightwing, spandex aderente per non intralciare le acrobazie e le mosse di arti marziali, ma il colore rosso, il cappuccio con le corna e il simbolismo dietro questo peculiare costume lo mettono una spanna sopra. Numero 1. Capitan Marvel.
Marvel. Essere il protettore dell'universo non è roba da poco. Ovviamente una carica così prestigiosa comporta anche un certo abbigliamento, altrimenti pure Triathlon potrebbe farlo. Il primo design del costume più iconico di Marvel fu opera dell'immenso Gil Kane, ma fu l'altrettanto immenso Jim Starlin ad aggiungere un elemento fondamentale al design del personaggio: i capelli biondi. Sì, perché il rosso, il giallo e il blu sono i tre colori primari, ergo insieme si intonano alla perfezione. E sono proprio i colori il perno attorno a cui ruota tutto il fascino di questo costume, sgargiante all'inverosimile, smaccatamente supereroistico. Non manca poi un simbolo molto cool e azzeccato come la stella sul petto. Sarà pure figlio della sua epoca, ma ancora oggi fa un figurone. La top 10 è finita, io spero l'abbiate gradita, in tal caso mettete un mi piace, commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e seguitemi sui social che trovate qui sotto in descrizione. Ovviamente mi aspetto che nei commenti mi diciate qual è la vostra classifica dei costumi dei personaggi Marvel e DC Comics. Vi ricordo inoltre che in descrizione potete trovare il link Amazon per acquistare i fumetti, quelli buoni, a prezzo scontato, così a sostenere anche il mio canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!